Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Adenoscan Sanofi SRL, ultimo aggiornamento. 7 settembre 2021. Cosa Adenoscan? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Adenoscan durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cosa Adenoscan? Adenoscan è un farmaco a base del principio attivo adenosina, appartenente alla categoria degli cardiovascolari, adenilici, AMPATP, e nello specifico altri preparati cardiaci. È commercializzato in Italia dall'azienda Sanofi SRL. Adenoscan può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni Adenoscan U Osped. IVSEI flaconcini 30 mg/10 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare Sanofi SRL. Ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe C. Principio attivo adenosina. Gruppo terapeutico cardiovascolari, adenilici, AMPATP. Forma farmaceutica. Soluzione, uso interno. Indicazioni: Adenoscan endovenoso, EV, ha un vasodilatatore coronarico da usare in concomitanza a tecniche radiodiagnostiche di perfusione miocardica, in quei pazienti che non sono in grado di eseguire esercizio fisico adeguato o per i quali l'esercizio fisico è controindicato. Posologia: Adenoscan è riservato all'uso ospedaliero, dove siano disponibili attrezzature per il monitoraggio cardiaco e per la rianimazione cardiorespiratoria per un uso immediato, se necessario. Deve essere somministrato dove siano disponibili attrezzature per il monitoraggio cardiaco e per la rianimazione cardiorespiratoria, cosa come avviene per il AEUROS testo da sforzo AEURO-S. Durante la somministrazione di Adenoscan è necessario un controllo elettrocardiografico continuo poiché a copyright potrebbe presentarsi aritmia con pericolo di vita. Si devono monitorare frequenza cardiaca e pressione sanguigna ogni minuto. Adulti. Adenoscan deve essere somministrato non diluito in infusione endovenosa periferica continua alla dose di 140 mg/kg/min per 6 minuti usando una pompa per infusione. Si raccomanda di non utilizzare lo stesso sito venoso per la somministrazione di Adenoscan e della radionuclide, in modo da evitare un effetto bolo dell'adenosina. Per garantire un tempo sufficiente alla comparsa del picco nel flusso sanguigno coronarico e iniettare la radionuclide dopo 3 minuti di infusione di Adenoscan. La vasodilatazione ottimale si raggiunge dopo 6 minuti di infusione di Adenoscan. Per evitare un effetto bolo dell'adenosina, misurare la pressione nel braccio opposto a quello dell'infusione di Adenoscan. Utilizzare la seguente tabella per determinare la velocità di infusione di Adenoscan non diluito in relazione al peso corporeo, dose totale 0,84 mg/kg. Peso del paziente chilogrammi, velocità di infusione ml/min 45, 49, 2,1, 50, 54, 2,3, 55, 59, 2,6, 60, 64, 2,8, 65, 69, 3,0, 70, 74, 3,3, 75, 79, 3,5, 80, 84, 3,8, 85, 89, 4,0, 90, 94, 4,2, 95, 99, 4,4, 100, 104, 4,7. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di adenosina nei bambini di età compresa tra 0 e 18 anni non sono state stabilite.
I dati al momento disponibili sono riportati nel paragrafo 5.1, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Anziani. Vedere le raccomandazioni posologiche per gli adulti. Controindicazioni. Adenoscana controindicato in pazienti che presentano ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti. Blocco atrioventricolare, AV, di secondo o terzo grado, Aeuro-Sick Sinus sindrome Aeuro-S ad eccezione dei pazienti con pacemaker funzionante, sindrome del QT lungo, grave ipotensione, angina instabile non stabilizzata adeguatamente dalla terapia medica, insufficienza cardiaca non compensata, malattia polmonare cronica ostruttiva con evidenza di broncospasmo, ad esempio asma bronchiale, uso concomitante di dipiridamolo, vedere paragrafo 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'adenosina è riservata all'uso ospedaliero, dove siano disponibili attrezzature per il monitoraggio cardiaco e per la rianimazione cardiorespiratoria e per un uso immediato, se necessario. Durante la somministrazione è necessario un controllo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il dipiridamolo inibisce la eurosubtaca Euro-S intracellulare e il metabolismo dell'adenosina e potenzia l'azione di adenoscan. In uno studio il dipiridamolo ha incrementato di 4 volte gli effetti dell'adenosina. Adenoscan non deve, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Adenoscan insieme ad altri farmaci come Aerosteodura Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Adenoscan durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Adenoscan durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Dati relativi all'uso di adenosina in donne in gravidanza non esistono o sono in numero limitato. Gli studi sugli animali non sono sufficienti a dimostrare una tossicità riproduttiva. L'uso. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non pertinente. Effetti indesiderati. Gli effetti correlati all'attività farmacologica dell'adenosina sono frequenti, ma generalmente si riducono spontaneamente e sono di breve durata. Qualora l'effetto non fosse tollerabile, interrompere l'infusione. Le metilxantine come l'aminofillina o, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Un eventuale sovradosaggio causerebbe ipotensione grave, bradicardia o asistolia. L'emivita ematica dell'adenosina è molto breve e gli effetti collaterali di adenoscan, quando si presentano, si risolvono velocemente interrompendo l'infusione. In questi casi può essere necessaria la somministrazione endovena di aminofillina o teofillina. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri preparati cardiaci. Codice ATC. C01F10. Nucleoside endogeno ad azione vasodilatoria periferica antiaritmica. L'adenosina ha un potente vasodilatatore nella maggior parte dei distretti vascolari, tranne che nelle arteriole renali. Proprietà farmacocinetiche. È impossibile studiare l'adenosina con i metodi farmacocinetici classici. Essa è presente in tutte le cellule dell'organismo sotto differenti forme e gioca un ruolo importante nella produzione di energia e, dati preclinici di sicurezza, non sono stati effettuati studi nell'animale per valutare il potenziale cancerogeno di adenosina, poiché copyright l'adenosina è naturalmente presente in tutte le cellule viventi. Non sono stati condotti studi controllati. Elenco degli eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di adenoscan a base di adenosina sono: adenosina ACL, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.